Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Esoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 16 al 22 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica, quindi prendete solo ciò che vi risuona di più. Se volete potete integrarla con il vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad individuare prima di tutto come andrà la vostra settimana, le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare e poi vediamo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo l'uomo, il gentiluomo, può riferirsi a una nostra energia, vuol dire che possiamo sentirci particolarmente forti, attivi, chiari e precisi per certi aspetti. Può anche riferirsi a una persona che magari può essere di sostegno, può aiutarvi, può darvi dei suggerimenti o che potreste avere particolarmente a che fare in questa settimana. Poi troviamo anche la donna, quindi quello che stavo dicendo riguardo all'uomo vale anche per la donna o la dama. Quindi sia come stesse energie vostre da utilizzare, qui troviamo quelle un po' più morbide, un po' più comprensive, creative, gentili, di accortezza, anche nei vostri confronti, magari di prendervi maggiormente cura di voi, delle vostre stesse energie, del vostro benessere in senso lato, e invece può essere anche una persona che potreste avere particolarmente a che fare. Potrebbe essere anche una coppia, che magari è determinante per certi aspetti in questa settimana. Quindi abbiamo già parecchie informazioni, magari ci sono alcune cose che sono in fase di evoluzione e di trasformazione, quindi o di fare attenzione che magari con la carta della bara forse essendo molto molto forte come energia, perché parla sì di trasformazione, ma parla anche di fine di una sofferenza, chiusura di un ciclo di esperienze, possiamo vivere magari un evento non tanto positivo per noi che però va a concludersi qui nel corso della settimana, può riferirsi anche ad alcune persone come abbiamo visto, oppure effettivamente la trasformazione per voi è adattamento, e cioè gestire le vostre capacità, quello che state portando avanti in 2 modalità, diverse, e quindi altalenanza e alternanza proprio per come vi dicevo, proprio per riuscire a sistemare alcune cose, a chiuderle o a trasformarle a vostro vantaggio. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente per voi sono i segni di acqua, quindi abbiamo Cancro, Scorpione e Pesci, e abbiamo anche quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'amore. Amore, coppia single, per chi non dovesse essere interessato, magari potete ascoltare lo stesso, perché alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Troviamo la carta del Giglio. Questo fa riferimento a un'intesa che può essere sia ritrovata da un lato, quindi ritrovare un equilibrio, una pace, un'armonia, soprattutto in quelle situazioni più complesse e più difficili, o se c'è stata tensione, c'è stata una discussione, un litigio, anche possibilità invece di costruire, di costruire un qualcosa di importante. Abbiamo visto già vari aspetti che possono indicare trasformazione, evoluzione stessa del rapporto, non voglio dire di conclusione, magari nelle situazioni più critiche, ma veramente quelle dove già si sta vivendo da parecchio tempo una fase critica, allora può esserci un distacco
distacco o un allontanamento momentaneo, o delle difficoltà che vanno ad intensificarsi, però lo dico solo in alcuni casi. Altrimenti qui si parla anche di una fase di riflessione, di valutazione proprio per cercare di rinvigorire, far rinascere e, migliorare il proprio rapporto, nonostante magari ci siano alcune cose che non stanno funzionando, forse a livello di famiglia, forse a livello esterno, magari ci sono delle cose che state mettendo in discussione. Quindi nel bene o nel male effettivamente anche qui si vedono delle energie di trasformazione che con il croco in qualche modo può indicare sia riappacificazione da un lato, sia anche come protezione, comprensione, aiuto, quindi trovare maggior complicità per aiutarsi ad affrontare determinate cose a livello esterno, oppure trovare una soluzione migliore, come dicevo, a quelle situazioni più complesse e difficili. Per i single, carte molto importanti soprattutto perché magari, può esserci la fase conclusiva di una situazione difficile, cioè se vi siete appena lasciati, se magari c'è stata una frequentazione che non ha funzionato, non si è evoluta, forse si è ancora in quella fase di digestazione e di trasformazione che per alcuni potrebbe essere proprio una vera e propria conclusione, quindi un allontanamento, o anche per alcuni un allontanamento passeggero proprio per riflettere attentamente in solitudine per chiarirsi. Il chiarimento può essere da parte vostra per chiarire i vostri sentimenti oppure richiesto dall'altra persona. Quindi in qualsiasi circostanza effettivamente, anche se non c'è nessuno, c'è questo passaggio di trasformazione e di evoluzione, probabilmente si lasciano andare alcune cose del passato e ci si prepara a una nuova fase. Per quanto riguarda adesso le questioni più pratiche, quelle del lavoro e delle finanze, allora troviamo la carta della leggerezza, che da un lato ci fa capire che alcune situazioni di stress o di pesantezza in realtà possono alleggerirsi. Dall'altro lato, però, questa carta ci mette un po' in allerta sulla disattenzione, sull'imprudenza, sulle azioni o comportamenti sconsiderati, quindi di rimanere sul pezzo o, come dicevo sin dall'inizio, di alternare le proprie capacità, i propri comportamenti e atteggiamenti in base a quello che vogliamo ottenere, in base a quello che vogliamo portare avanti. Magari c'è un'amica o c'è una situazione di comfort che ci può sostenere, ci può aiutare. Ricordo che questa carta può fare riferimento, soprattutto nelle letture generiche, a buone notizie, a socializzazione, a qualcosa che migliora sia grazie all'aiuto e sostegno di qualcuno, però anche e soprattutto al vostro impegno, quindi esserci nuovi sviluppi positivi. Anche per il futuro effettivamente, perché la carta del Belvedere proietta le nostre cose in avanti, oppure ci sta dicendo che per alcune circostanze dobbiamo avere ancora pazienza e aspettare. In qualche modo le nostre azioni, le nostre attività che abbiamo intrapreso sono favorevoli, sono positive, però forse hanno bisogno di più tempo per manifestarsi, per consolidarsi e realizzarsi. Questo vale anche per chi è alla ricerca di lavoro o chi vuole proiettare verso il futuro una trasformazione totale, non dico di cambiamento del lavoro stesso, però per alcuni può essere, o se state contemporaneamente pensando a nuovi investimenti, nuove situazioni da mettere in moto. Ecco, questa carta mi sta dicendo di osservare, di valutare, di verificare, di magari aspettare che alcune cose siano un po' più chiare prima di muoversi. E per chi è alla ricerca di lavoro in realtà può arrivare qualche notizia, qualche informazione positiva, però anche qui prendetevi il tempo di osservare, di valutare e magari, se state cercando qualcosa di più specifico, di più adatto a voi, di passare oltre, e quindi purtroppo l'attesa potrebbe protrarsi ancora per un po'. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!